Bentornati sul canale per questo secondo episodio della serie sul Kazakistan. Oggi esplorerò la città più popolosa del paese, Almaty, dove ho incontrato anche Human Safari, in viaggio con un gruppo. Ho visitato la città in due momenti diversi, ma ho raggruppato tutto in questo video per semplicità. Infatti dopo il primo giorno qui abbiamo fatto 3 giorni tra le aree naturali più belle di tutto il paese, che però vi farò vedere nel prossimo video. In questo video invece troverete la guida completa alla città, tra palazzi, panorami, statue, simboli sovietici, stranezze, mercati, metro a gettoni, il tutto con un pizzico di storia, curiosità, consigli e anche un po' di sfortuna. Quindi mettetevi comodi e godetevi questo nuovo episodio. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti. Carissimi, buongiorno da Almaty, prima città per popolazione del paese e vecchia capitale, ma fin da subito sembra molto diversa rispetto ad Astana, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista paesaggistico, perché qua ci sono montagne fin da subito altissime. Allora siamo un attimino fuori dal centro, visto che il nostro ostello è un po' fuori, e quindi abbiamo deciso di iniziare dalle cose un po' non troppo in centro. La prima tappa è il Wedding Palace, che venne costruito per celebrare matrimoni. Durante l'Unione Sovietica la religione era vietata praticamente, però comunque il governo si rese conto che la gente aveva bisogno di sposarsi, da qui la creazione di questo palazzo. La prossima tappa è un teatro sovietico. Purtroppo abbiamo notato che questo, come molti altri monumenti e simboli del passato, sono stati rimossi. In città ne rimangono veramente pochi. È un peccato aver tolto tutto questo patrimonio storico. Invece questo è un circo del 1972. Se avete visto qualche mio video precedente avrete notato che ne ho visti di simili ad Astana, in Kirghizistan, in Bielorussia e altri posti. Poi tappa nella metro inaugurata nel 2011, ma i primi progetti risalgono agli anni 80. Molto carina, ma anche qui i principali simboli sovietici sono stati tolti. Anche questa metro va con i gettoni, come quella di Minsk che abbiamo preso recentemente, meno di un mese fa. Comunque carina, sono sempre molto ben curate e con dei dettagli interessanti. Adesso facciamo un paio di fermate, visto che comunque le distanze sono molto ampie, e poi saremo proprio in centro. Comunque una corsa costa 20 centesimi, che sogno. Come detto, Almaty è la città più popolosa del paese, con quasi 2 milioni di abitanti, cioè 1/10 della popolazione del Kazakistan. Venne fondata nel 1854 come forte russo su un'antica oasi della Via della Seta, chiamata Almatu. È importante notare che al tempo i kazaki erano ancora prevalentemente nomadi. Diventò capitale del Kazakistan sovietico nel 1927 con il nome di Alma-Ata, che significa padre delle mele che sono un simbolo della città. Nel 1991 Alma-Ata è stata la sede d'incontro in cui l'URSS venne dichiarata finita, in favore della Comunità degli Stati Indipendenti. Il nome cambiò in Almaty e venne fatta capitale, poi perse quel ruolo a favore di Astana nel 1997. Nonostante questo rimane comunque il centro commerciale, sociale e culturale del paese. Bella, tantissimo verde, come a Bishkek, a differenza di Astana, dove non è che ce ne sia così tanto. Questi sono dei bagni storici e questa una scuola con falce e martello e bambini che imbracciano le armi. Non benissimo, insomma. Poi ci spostiamo in uno dei punti più celebri della città. Siamo al Parco Panfilov, un eroe per l'Unione Sovietica, e questa è la cattedrale dell'Ascensione, o cattedrale Zenkov. Venne costruita tra il 1904 e il 1907 e dovrebbe essere quasi totalmente in legno.
Questo perché nel 1887 ci fu un terremoto terribile che a quanto pare risparmiò buona parte degli edifici in legno. Quindi nel 1889 entrò in vigore un regolamento che ordinava di costruire gli edifici pubblici proprio in legno. E in qualche modo ha resistito al terremoto altrettanto devastante del 1911. Comunque è uno degli ultimi edifici zaristi in città. Durante l'Unione venne trasformato in museo e dal 1995 è tornata a essere un luogo di culto ortodosso. Molto molto bella sia l'interno che l'esterno. Molto frequentato, vivo questo parco, del resto come il resto della città, insomma, soprattutto rispetto a Astana. E comunque dopo la cattedrale è tempo delle statue. Allora, il parco è dedicato ai 28 soldati caduti nel 1941 contro i nazisti. Però, oltre a questo, c'è questo memoriale che raffigura i soldati delle 15 repubbliche sovietiche che irrompono da questa mappa dell'URSS. Mentre questi cubi onorano le città eroine sovietiche. Questa è la fortezza di Brest e là ci sono Mosca, Leningrado, Kiev e Minsk. In tutto sono 12 città più una fortezza, e per chi non lo sapesse le città eroine sono state nominate per la resistenza e l'eroismo durante la Grande Guerra Patriottica. Oltre a questo ci sono anche spazi per ricordare i caduti durante la guerra civile tra il 1917 e il 1920 e durante la guerra in Afghanistan tra il 1979 e il 1989. Poi ci spostiamo al mercato più importante della città, il Green Market. Purtroppo mi aspettavo qualcosa di molto meglio, meno ordinato e più fotografabile. E poi la Grand Mosque, anche qui mi aspettavo un qualcosina di più. Comunque, la giornata sta avvolgendo il termine e noi facciamo un salto in avanti nel tempo di 3 giorni, quando siamo rientrati dal giro tra Altine Mel, Sharin Canyon, laghi Colsai e Kaindi e altre bellezze naturali che troverete nel prossimo video. siamo arrivati nel nostro fantastico ostello ad Almaty e letti un po' sporchi come al solito. Vabbè, abbiamo un letto in più per mettere le cose e adesso ci cambiamo un attimo, lasciamo i bagagli e poi andiamo a mangiare qualcosina perché è tardi, doccia, rinfrescarsi e tutto il resto faremo dopo, altrimenti troviamo tutto chiuso. Carissimi, buongiorno. Guardate i tubi del gas, che strani. Sono tipici di queste zone di mondo in verità. Li avevo visti anche in Azerbaijan, mi sembra anche in Armenia. Oggi esploreremo un po' i dintorni. Prima cosa facciamo una piccola spesa, poi andiamo a cambiare qualcosina perché abbiamo quasi finito i soldi e poi andremo verso la montagna. Siamo arrivati alla cabinovia di Medeu che è dietro di me. Dopo un'ora di Yandex e dobbiamo andare da quella parte. Purtroppo il tempo non sembra il massimo. Questa invece è una delle piste di pattinaggio ad alta quota più alte al mondo. Ci sono delle persone che penso stiano tirando giù i massi per mettere in sicurezza. La cabinovia è divisa in 3 parti. Il biglietto completo andata e ritorno costa 8.000 tenge, quindi poco meno di 14 euro. In circa un'ora si passa da 1.800 metri ai 3.200 di Shimbulak.
Dobbiamo prendere la terza, piove e c'è un po' di trash e là in fondo si vede Almaty. Comunque nevica. Avevo letto su qualche recensione che era pieno di persone indiane che si facevano la foto con la neve e in effetti penso sia più gli indiani che i locali. Indiani che spesso sono totalmente privi dell'attrezzatura adatta, tra scarpe da ginnastica, assenza di kiwi, jeans, eccetera eccetera. Ma in verità, purtroppo, è una cosa che succede spesso anche da noi. E siccome la montagna non perdona, nonostante l'idea iniziale fosse un'altra, noi abbiamo deciso di fermarci qui. Inizialmente pensavamo di raggiungere i piedi del ghiacciaio Bogdanovica, ma neve, nebbia e rischio di valanghe ci hanno fatto desistere. Niente, stiamo tornando verso la seggiovia perché no, è impossibile che il tempo migliori nella prossima ora e ci stiamo bagnando. Peccato perché sarei stato curioso di vedere il ghiacciaio. Un po' sto rosicando, però non può andare sempre tutto bene e siamo comunque sulla catena del Tian Shan, letteralmente montagne celesti. Questa catena si estende per 2500 km tra Kazakistan, Kirghizistan, Cina e Uzbekistan. Le vette più alte superano i 7400 metri e questa zona è stata dichiarata patrimonio UNESCO. Abbiamo trovato questo sottopassaggio molto interessante. Nel giro di 3 ore siamo passati dai 30 gradi di Almaty ai 5 gradi della montagna ai 30 gradi di Almaty. È stato un po' strano, però direi che si sta meglio qua. Nonostante Almaty sia più vicina alle aree naturali e più verde rispetto ad Astana, anche qui non mancano i palazzoni, alcuni moderni, altri storici. Dietro di me c'è un qualche palazzo del governo che non si può fotografare, c'è un poliziotto che sta aspettando che noi facciamo la foto per dirci qualcosa. Però è questo. Molto bello. Ci siamo fermati a mangiare a un uzbeko visto che sono le 3. Questo è il pilaf. Il Kazakistan confina con l'Uzbekistan, ma Almaty è abbastanza lontana dal confine, mentre qui siamo a circa 30 km dal Kirghizistan. Kirghizistan che ho amato tantissimo nel mio viaggio dell'anno scorso e che può essere definito il fratello minore e meno sviluppato del Kazakistan. I due paesi, a differenza degli altri in Asia centrale, hanno tante somiglianze. Partiamo dalla lingua. Entrambe derivano dalla famiglia turca e si stima una somiglianza del lessico maggiore al 90%. Anche per quanto riguarda religione, visione politica, cultura e genetica, le similitudini sono molte, derivate dal passato turco. Ricordate che si tratta ovviamente di un discorso molto generale. Il Kazakistan è 9 volte l'Italia, quindi anche nello stesso paese le differenze sono molte. Siamo arrivati al monumento all'indipendenza, uno dei simboli della città. Si tratta di una colonna alta 34 metri, sormontata da una statua dell'uomo d'oro. C'è anche un leopardo delle nevi a lato e un'aquila. La statua rimanda al ricco passato nomade e simboleggia prosperità, la crescita e stabilità dello stato indipendente. Poi alla sua base si trovano delle raffigurazioni della storia, diciamo un riassunto della storia kazaka dai tempi dell'uomo d'oro fino a Nazarbayev, l'ex presidente.
Qua stanno costruendo la biblioteca presidenziale, deve venire molto bella. Sicuramente sarà molto grande perché le fondamenta sono enormi. L'Hotel Kazakistan è uno degli edifici più emblematici in città, costruito nel 1977 in stile brutalista e progettato per resistere ai terremoti. È talmente iconico che è presente sulle banconote da 5.000 tenge. Davanti all'Hotel Kazakistan c'è un qualche festival relativo alla Cina con vari baracchini e stand. Molti dei simboli, dei monumenti e dei ricordi sovietici in città non ci sono più, o comunque ancora adesso li stanno togliendo. Guardate per esempio questo sul cinema, qua già metà l'hanno tolto e purtroppo temo che toglieranno anche questa parte. Poi andiamo verso un altro dei punti imperdibili della città, la salita sulla collina Koktobe, che non è proprio una collina visto che è alta 1100 metri, però è solamente 300 metri più alta di Almaty. E per una volta sono contento di non avere biglietto gratis. Nella zona nord-est del paese tra il 1949 e il 1989 sono stati condotti ben 456 test nucleari. Questi senza tener conto di persone, flora e fauna del luogo. Pensate che secondo le stime 1,5 milioni di persone sono state affette dalle radiazioni. Tornando alle cose belle, anche questa cabinovia costa 8.000 tenge e questo è un posto perfetto per il tramonto. Qui bellissima la vista sulla città e finalmente c'è anche una bella luce, dopo i giorni scorsi che sono stati molto coperti e grigi. Comunque abbiamo incontrato Human Safari. Dopo 66 paesi era anche ora, devo dire. Qui ci sono animali tristemente imprigionati, qualche giostra, ma sicuramente il personaggio principale è il paesaggio. Sto toro copia di quello a Wall Street. Abbiamo appena finito di cenare, mi sono dimenticato di filmare perché avevo troppa fame. Adesso stiamo tornando nel nostro hotel e domani sarà l'ultima giornata qua in città. Carissimi, buongiorno. Terza e ultima giornata ad Almaty.
e questa sera ci sposteremo. Infatti adesso andiamo a vedere qualcosina, un complesso residenziale, e poi andiamo in stazione per controllare che il nostro biglietto del treno sia a posto e che stasera non ci siano sorprese inaspettate. Questa sera prenderemo un treno di 17 ore per andare in Turkistan, che vi mostrerò dopo i video delle zone naturali intorno ad Almaty. Ok, biglietto del treno a posto, questa è la stazione e adesso riprendiamo un altro taxi per tornare in centro. Arriviamo poi ad un mercato che sinceramente non ci aspettavamo così, è stato un po' una delusione. Però è interessante che i container vengono riutilizzati come magazzini, ma in alcuni casi anche come negozi e abitazioni, come avevo già visto in Kirghizistan. Ora, se avete bisogno di passeggini, qua c'è tanta scelta, c'è un po' di tutto, però direi che va bene perché era sulla strada, ma non ve lo consiglio questo mercato. Oggi ce la stiamo prendendo con abbastanza calma, direi, perché oggettivamente non ci manca molto da vedere in città. Abbiamo pranzato in un ristorante russo dove eravamo già stati il primo giorno, mi sembra, molto buono, anche se è un po' più caro della media, e adesso ci facciamo una passeggiata per poi raggiungere una chiesa, poi un parco e poi un altro paio di attrazioni. Intanto i più attenti si saranno accorti che non tutte le scritte che si trovano in città sono in cirillico. Nel corso della storia sono stati usati 4 principali alfabeti: l'antico turco, il cirillico, il latino e l'arabo. Nel 2017 ci fu l'ordine di passare dal cirillico al latino, questo per cercare di contrastare la grande influenza culturale russa e per consolidare l'identità nazionale. Altra curiosità, l'alfabeto contiene 42 lettere, di cui 33 provenienti dall'alfabeto russo e altre 9 per i suoni non presenti nella lingua russa. Dopo la chiesa, ecco un altro mercato. Questo forse è quello che mi è piaciuto di più in città, ma nulla a che vedere con i mercati più interessanti che ho visto in Kirghizistan, Medio Oriente o Nord Africa. Abbiamo appena finito di visitare il mercato Sariarka, che non è uno dei soliti grandi mercati dell'Asia centrale, però carino, sembra abbastanza autentico, mi è piaciuto più del Green Bazaar sinceramente. E adesso ci stiamo dirigendo verso quella che dovrebbe essere l'unica statua rimasta di Lenin qui in città, e alla fine è una delle poche nel paese perché tutte le altre sono state rimosse. Ma se voi andate a un parco che si chiama Family Park, cosa vi aspettate di trovare e perché proprio 2 cannoni con vari macchinari da guerra dietro? Giustamente prima mi lamentavo dei pochi monumenti sovietici rimasti, quindi ora non posso dire nulla, però fa abbastanza ridere, dai. Siamo arrivati al parco del primo presidente, quindi Nazarbayev. È bello perché dietro c'è tutto il panorama con le montagne, peccato che non ci sia acqua né in questa fontana qua né in questi scivoli d'acqua. Nel 1986 Gorbaciov era segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e licenziò l'allora segretario del Partito Comunista Kazako, mettendo al suo posto un russo. Questa scatenò una grande rivolta che durò 3 giorni. Nel 1989 Nazarbayev prese il suo posto e iniziò così la sua ascesa verso il potere.
Con l'indipendenza del 1991 venne eletto presidente e, sorpresa sorpresa, rimane al potere fino al 2019, anche se ebbe una grandissima influenza fino al 2021. In questi anni privatizzò i media, eliminò il limite di mandati e avviò una politica autoritaria, ma concentrata anche sull'economia. Cito dal suo libro: il Kazakistan non esisteva, era solo un frammento dell'Unione Sovietica. Io ho dovuto costruire da zero un paese, fondare un esercito, istituire la nostra polizia, dare ordine alla nostra vita interna. Tutto, dalle strade alla Costituzione. E con queste parole direi che posso terminare qui la puntata su Almaty, città su cui avevo aspettative altissime, che non sono state rispettate del tutto, ma che comunque mi è piaciuta molto. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento alla prossima settimana. A presto!